Ciao a tutti da Flavio Torisi di Broken Stories. L'ho letto tutto. Il fantasy del momento, il fantasy best seller su Amazon, e cioè I demoni di Joe Abercrombie, sfornato in una edizione davvero pregiata da Neon Edizioni, imprint di EO, e come vedete si tratta di una copertina rigida con sovracoperta per più di 700 pagine, bellissima, devo dire, bellissime edizioni. Neon ha mostrato i muscoli qui, voleva fare proprio bella figura nella persona di Marco Rana, che prima era l'editor, per esempio, dei Draghi Mondadori, quindi uno che di fantasy se ne intende parecchio, e quando si è trasferito in EO Edizione, a quanto pare, si è portato dietro anche questo autore, e ha fatto bene perché, insomma, il libro sta andando forte, sta piacendo molto, e io adesso ve lo recensisco per filo e per segno e vediamo se effettivamente è il libro che fa per voi, ok? Dopo la sigla. Come sempre dopo la sigla vi ricordo che i libri che vi segnalo potete acquistarli andando qui sotto, dove trovate un link in descrizione. Cliccate e finite in una pagina che, insomma, a voi porta uno sconto del 5% e a me un piccolo profitto perché sono affiliato ad Amazon. Questo libro, come tutti i migliori, finisce direttamente nello shop di Broken Stories, che è il mio negozio virtuale all'interno di Amazon, dove seleziono per voi i libri migliori nell'ambito di fantasy, fantascienza, weird, horror, insomma il fantastico, il meglio. Andate a visitarlo perché io lo aggiorno piuttosto regolarmente. Ora andiamo a recensire I demoni di Joe Abercrombie. Allora, questa edizione, prima di tutto, come vi dicevo, fighissima, bellissima, ricca di immagini a colori, dove si presentano i personaggi, ma anche in bianco e nero, sempre per presentare, diciamo, gli altri che non hanno goduto di questo privilegio del colore, di questi affreschi, pseudo affreschi bellissimi. C'è la mappa del mondo secondario in cui ci troviamo, che somiglia molto al nostro, infatti è una sorta di Europa, un'Europa diversa, e ora vi spiego in che modo, ma comunque un'Europa con una sua cristianità, con un regno d'Oriente, un regno d'Occidente, eccetera eccetera. E poi abbiamo soprattutto questi protagonisti che sono i demoni, cioè una compagine di guerrieri reclutati loro malgrado per condurre in porto una missione naturalmente molto molto pericolosa. Una trama che è anche un'impostazione che ovviamente abbiamo già sentito alla nausea, che abbiamo letto centinaia di volte, e se parliamo di film probabilmente 10.000 miliardi di volte. Tanto è vero che questo è un libro che si presterà e si presta benissimo a essere tradotto in un lungometraggio. Come sappiamo, James Cameron ha comprato i diritti e poi vedremo se ne farà un film. Quel che è sicuro è che ha fiutato la possibilità di girare un film d'avventura con delle scene gloriose, meravigliose, tanto è vero che sono proprio uno dei punti forti di questo libro, che sì, è un film che ti scorre davanti agli occhi mentre leggi, con una quantità di battaglie, di eventi, di plot twist e soprattutto di come vi dicevo, una compagine, una cricca di protagonisti che sono il punto chiave. Come un po', diciamo, potremmo dire che si tratta di una compagnia dell'anello sottosopra, cioè la versione negativa della compagnia dell'anello. Questi sono la compagnia della merda, si può dire, fondamentalmente. Come vi dicevo, ci troviamo in questa Europa che è parte di un mondo parallelo e alternativo al nostro, uno dove Cartagine, a quanto pare, ha sconfitto nelle guerre puniche Roma ed è diventata la matrice dello sviluppo storico di questo territorio, del vasto territorio che va dalla Spagna, o l'equivalente della Spagna, fino a Troia, equivalente di una Istanbul che non è mai sorta, mentre Troia non è mai crollata, e quindi si è sviluppata fino a diventare la città che oggi, in questo mondo, è la sede dell'impero d'Oriente. E anche di una chiesa scismatica che si sta staccando da quella d'Occidente, dove c'è un equivalente di Roma, una città santa, con un equivalente di un papa, che però è una papessa, e i cardinali sono cardinalesse, e le vescove, e le prete, e così via. Perché? Perché il Salvatore in questo mondo non era
un Gesù, ma una salvatrice, quindi una donna, il che capite che cambia un po' le cose. Joe Abercrombie ha, diciamo, sovvertito in maniera proprio speculare a 180 gradi alcuni eventi storici. La papessa di questo mondo ha, come scritto proprio letteralmente in più di una pagina, a 10 cazzo di anni, cioè a 10 anni, è proprio è una pupattola. Capite bene che quindi il mondo occidentale poggia sulle manine di questa bambina che però si dice essere la reincarnazione della salvatrice, il suo secondo avvento. Quindi capite che si muovono, diciamo, grossi eventi intorno a questa figura, che ha deciso di aiutare di fare in modo che sul trono di Troia, cioè dell'impero d'Oriente, vada a sedere una nuova regnante, perché l'imperatrice è morta da poco, una faida tra i suoi successori sta insanguinando il trono del serpente, così chiamato, ma lei desidera che il successore sia chi? Una ragazza che si chiama Alex o Alessia. Ed è qui che comincia la storia con questa ragazza che è una ladra, una miserabile che vive nella città santa, l'equivalente di Roma, non ha radici, non ha genitori, non ricorda granché del proprio passato, una criminale di bassa lega, la quale però sembra essere, anche se lo ha scordato, la legittima erede al trono. È stata rapita, è stata un tentativo di omicidio un po' alla Biancaneve, diciamo, si è salvata e adesso il duca Michele, che è suo zio, va e la recupera e quindi con l'aiuto della Chiesa vuole che sia condotta fino a Troia e portata al trono. Ma naturalmente i fratelli fratricidi, figli dell'imperatrice defunta, si metteranno tra le palle. Sono 3 in tutto e faranno tutto il possibile per intralciare l'arrivo della principessa Alex fino a Troia. E per fare di tutto intendo dire che ci saranno degli scontri, delle battaglie allucinanti. Allucinanti perché? Perché la compagine che accompagna la principessa, che è la peggiore principessa immaginabile, nonché riluttante, nonché scettica, nonché tutto quello che volete, questa compagine è formata, come vi dicevo, da una compagnia della merda, fondamentalmente. La compagnia della merda che è formata dai peggiori criminali, eretici, mostri che il mondo possa offrire. E questi sono stati gettati nelle segrete della città santa per essere, utilizzati come strumenti, veri e propri strumenti a disposizione della papessa, la quale li può vincolare con qualche incantesimo suo e per renderli schiavi devoti alla missione di accompagnare Alex. Ora, il romanzo è fighissimo perché i protagonisti sono fighissimi. Il bello di questa storia è proprio seguire le vicende o i ragionamenti o le conversazioni o le decisioni o le risoluzioni di questi pezzi di merda che sono allucinanti, ma sono anche dei personaggi molto sfaccettati, molto approfonditi, molto meno banali di quanto potrebbe sembrare a una prima occhiata. Ed è lì che Joe Abercrombie, secondo me, si palesa nella sua qualità di scrittore. Davvero talentuoso. Certo, uno che mischia il registro più basso delle volgarità più triviali, parolacce a tutto andare, questi personaggi parlano come esponenti della mafia newyorkese, per dire, dei film di Scorsese, oppure però anche con poi dei momenti molto lirici, con una capacità di descrivere sottilmente la psicologia dei personaggi, davvero con una maestria. Joe Abercrombie è bravo, non gli si può dire niente. E appoggia questi personaggi su una storia che
come vi dicevo, non è il punto forte del libro. Questa è una storia character driven, cioè guidata proprio dai personaggi. Il plot è quello classico: facciamo un viaggio da Roma a Troia e nel frattempo ne succederanno di tutte, anche perché abbiamo contro di noi questi marcissimi fratelli che sono anche mezzi stregoni, mutanti, e chi più ne ha più ne metta, per complicare la vita e versare secchiate e ettolitri di sangue, perché qui di sangue, ragazzi, ce ne scorre tantissimo. Questo è un fantasy non per anime belle, e le anime dei demoni sono proprio il peggio del peggio del peggio. A capo del gruppo, di un vero e proprio party, perché se fossimo in Dungeons and Dragons questa storia non sfigurerebbe affatto, chiariamo, a capo del gruppo è stato messo un riluttante fraticello che si chiama Eduardo Diaz. Molto ingenuo, molto, insomma, anche un po' incline ad essere una pappamolla, diciamo la verità. Chi gli hanno affidato? Gli hanno affidato questa ragazza, questa Alessia, una ladruncola che parla come uno scaricatore di porto, e poi le sue nuove guardie del corpo, che però sono anche dei personaggi di cui il nostro fratello Diaz ha una paura fottuta. In primo luogo, diciamo, la sua scorta, una specie di... sì, la guardia del corpo numero 1, che è Giacomo di Turonia, un templare. Un templare che è un arazzo di cicatrici, è più trapuntato di una trapunta, è rovinatissimo, è un uomo che ne ha viste di tutti i colori, ma proprio tutte e per lungo tempo, come scopriremo. Ok, quindi un templare che è devoto alla papessa, alla chiesa, e obbedisce. La sua missione è quella, lui va e combatte. Poi abbiamo Battista, che è una donna abbastanza misteriosa, abbastanza enigmatica, giovane donna, è stata ovunque, ha fatto di tutto, è molto scaltra, molto carina, personaggio forse la meno demoniaca, se vogliamo, nel gruppo, perché poi con gli altri invece, ragazzi. Allora, abbiamo Baltasar, che dovrà proprio essere recuperato dalle segrete, da questa prigione in cui è stato gettato. Baltasar è un mago e si chiama, ve lo leggo, Baltasar Sham Ivan Draxi, nome che lui ripeterà alla nausea con una grande prosopopea perché è vanitoso all'estremo. È un mago, ma è anche un grandissimo, in particolare, negromante, uno di quelli che riportano in vita i cadaveri per asservirli ai propri scopi. E in quanto quindi eretico massimo è stato punito dalla papessa. Abbiamo poi il barone Ricard, che anche lui, insomma, è uno di quelli che è stato gettato lì nelle prigioni, sottoterra. Il barone Ricard è un vecchietto macilento, veramente ridotto malissimo. Peccato che sia un vampiro. È ridotto malissimo perché è lì nelle segrete da una vita e non si sta nutrendo come dovrebbe. Personaggio sfuggente, ovviamente enigmatico, potentissimo, e quando insomma scatena il suo potere ce n'è per pochi, mettiamola così. Abbiamo poi Vigga. Vigga è un personaggio meraviglioso. Si tratta di una donna norrena, gigantesca, sarà alta 1,80 m, tra il 1,80 m e il 1,90 m almeno. Una montagna di muscoli coperti di tatuaggi apotropaici ed esorcistici. Perché? Perché è colpita da una maledizione da quando è stata morsicata da un lupo mannaro, e quindi da allora è diventata una figura ancora, diciamo, più sanguinaria di quanto già non fosse, perché in quanto norrena era una vichinga che andava insomma a spogliare le chiese cristiane, massacrando tutti i fraticelli e tutti i paesani che le passavano a tiro. Ma poi è diventata anche un lupo mannaro, per cui ancora più pericolosa, e vi posso garantire che quando il lupo mannaro compare per la prima volta siamo di fronte a una delle scene più belle del romanzo. Allora, Vigga è praticamente tratteggiata e secondo me ispirata alla figura di Hulk, o dovrei dire Hulk, quel Hulk che si vede nei film Marvel e nei fumetti migliori, cioè quella forza della natura pericolosissima che non si deve avere paura che perda il controllo, si deve avere la certezza che lo farà, e che quindi intorno a lui, lei, si spargeranno viscere, teste, arti e lutti nel raggio di chilometri. Quindi se si scatena Vigga,
la cosa è molto grave. Però a volte è anche vero che è l'unica possibilità di salvezza. Sunny, che è un'elfa. Elfa in un mondo in cui gli elfi sono le creature più temute in assoluto. Una popolazione che minaccia di invadere il Regno d'Oriente da un momento all'altro, come già è avvenuto in passato. Si presenta come una specie di ballerina che si aggira invisibile tra gli esseri umani nell'ombra. È invisibile davvero, perché le basta trattenere il respiro e decidere di passare inosservata, perché questo accada nella maniera più oggettiva, cioè le persone non la vedono. Questo la rende letale, un perfetto agente segreto, una spia al servizio dei demoni. Sunny è anche una creatura molto triste, al pari di Vig, devo dire. Come vi dicevo, questi personaggi non sono grossolani, non sono monolitici, sono stati caratterizzati con molte sfaccettature, in maniera poliedrica, per cui abbiamo questa figura che è Vig, questo lupo mannaro atroce, però man mano che la storia procede, nel suo caso come nel caso degli altri protagonisti, quelli che prima sembravano stereotipi diventano poco alla volta personaggi e sempre di più persone alle quali ti affezioni. Ecco, questa è la bravura di Abercrombie, prendere dei veri e propri stereotipi per comporre degli specie di un gruppo di Avengers malvagi, se volete dei Thunderbolts fantasy, dove ognuno ha dei difetti giganteschi ed è un mostro, e però poi in realtà man mano che la storia procede, attraverso dei dialoghi sempre brillanti, sempre estremamente naturali, e delle decisioni prese strada facendo, dei colpi di scena che insomma ribaltano completamente le aspettative, noi impariamo a conoscere questi mostri e ad apprezzarli in quanto esseri umani. Per cui Vigga è una figura molto tragica, una specie di mostro inarrestabile che però alla fine ha anche paura di se stessa, si duole, si rammarica di tutto il male che è capace di fare, anche se dall'altra parte se ne vanta e vorrebbe essere proprio la classica figura di vichingo pazzo che è inarrestabile. Così Sunny è una elfa che è stata catturata da bambina dagli umani, portata in un circo, sottoposta a 10.000 vessazioni, è una donna elfica insicura, che cerca che è invisibile in quanto anche quella che quando va a una festa nessuno la vede. Ecco, è un po' questa idea. È quella che fa da tappezzeria, ovunque la metti. Una persona senza apparenti qualità, senza attrattive, e invece, man mano le scopriremo, così come scopriremo che Alex, forse se riuscirà, futura imperatrice Alessia, non è soltanto una lestofante, una schifezza disumana che è capace di rubare l'anello, insomma, di fidanzamento alla madre. No, è una persona molto più complessa, con delle aspirazioni e capace di grandi eroismi. Ma vabbè, ma questo è normale. Diciamo che tutti quanti presentano un bel po', offrono un bel po' di sorprese, perché senza queste sorprese cosa avremmo? Una storia, insomma, sì, dai, un po' da Dungeons and Dragons e finisce lì. Allora, finora vi ho detto che questi sono tutti i pregi del romanzo, e anche come è scritto, e anche quanto è incalzante, anche il fatto che succede sempre qualcosa che, insomma, trasforma una trama potenzialmente banale in un alternarsi di situazioni paradossali, incredibili. Ma quello che io ho veramente amato sono i dialoghi, sono le interazioni umane. Speravo che Abercrombie ne aggiungesse ancora di più, mentre ho sofferto un po' la sua ridondante tendenza a raccontare scene di battaglia che durano tantissimo, decine di pagine di combattimenti, che è un po' come assistere a uno di quei blockbuster americani dove non la smettono mai di menarsi, proprio come in un film Marvel. Ecco, questo è un po' un film di supereroi fantasy, e quando iniziano a menarsi non la smettono più, e io mi faccio due coglioni così, ve lo devo dire in tutta franchezza.
Mentre quando parlano, quando interagiscono, quando si innamorano, si inseguono, quando è proibito ma lo fanno lo stesso, quando... Capite cosa intendo dire? Quando sono il contrario di quello che ti aspetteresti, quando indaghiamo nelle loro vicende personali, nelle loro emozioni più recondite, Abercrombie sfavilla, bravissimo, bravissimo, anche se sempre comunque sta portando la compagnia dell'anello nelle fogne, questo che fa lui, questa è un po' la sua strategia, ok? Il fatto è che qui ci sono alcune battaglie campali che sono anche schematicamente proposte all'interno di di una ritmica narrativa che è quella che ti aspetti. Ci sono, diciamo, 3 avversari principali e quindi 3 mega scontri, battaglie infinite che durano decine di pagine, orchestrate con una sapienza, con una concentrazione sul minimo dettaglio che però rompe i coglioni, scusatemi. Cioè io non voglio sapere qual è ogni singola mossa dello spadaccino, dell'elfa, della lupa mannara, cosa fa intanto il vampiro, cosa si sta inventando, dove si è nascosto il negromante e basta. Cioè questa roba qui mi ha veramente, devo dire, trifolato le palle. Questo lo devo dire, anche se probabilmente i fan di Joe Abercrombie a questo punto vorranno scatenare una fatua contro di me. Spero di no, però ragazzi, il fatto è che, cioè, sono 700 e passa pagine, no, quante sono? Scusatemi, vado a controllare esattamente. Sì, sono 750 pagine, anche perché le battaglie non finiscono mai, ma non si potevano ridurre un pochino, solo un pochino. Cioè, non importa, io non voglio... Come dire, mi sembrava di assistere a una battaglia di Warhammer o comunque a una di quelle sessioni di Dungeons and Dragons, lo dico meglio, di Dungeons and Dragons, in cui ognuno ha la sua mossa e quindi ci si mette una vita a risolvere una battaglia. Funziona così in Dungeons and Dragons, E lo stesso si può dire di I demoni di Joe Abercrombie. Io capisco che James Cameron si sia invaghito della possibilità di mettere in scena questi macelli, queste battaglie che non finiscono mai, però spero che non ce le proponga tutte, perché sennò avremo 1 ora e mezza di combattimenti in 2 ore e un quarto di film. No, dai, su, per favore. Il bello di questa storia è proprio quando i personaggi si fermano, parlano, riflettono su loro stessi e lo fanno così bene. Non c'era bisogno di queste battaglie infinite, però forse i gusti dei lettori di Abercrombie sono diversi dai miei, forse oggi va di moda anche un po' sta roba qui, bisogna che menino le mani per centinaia di pagine, del resto sono i demoni e non sono mica dei fighetti che per tutto il tempo affrontano le loro questioni esistenziali, me ne rendo conto. Solo questo mi ha un po' disturbato, solo questo mi ha un po' annoiato. Tutto il resto è stato assolutamente apprezzabile e lo è, a patto che a voi piaccia questa chiave di lettura del fantasy, questo portare nelle fogne il fantasy e appunto consegnarvi una bellissima avventura della compagnia della merda che Abercrombie ama, insomma, vuole bene a questi personaggi. Non vi aspettate non vi aspettate che la storia proceda senza stravolgere un po' le aspettative, questo è un bene. Però l'aspettativa che un po' avevo era che sì, effettivamente ci sarebbero state un sacco di mazzate e ci sono state. Il problema è che sono dettagliate in ogni minimo particolare e no, grazie, non ce n'è bisogno, non importa, anche se forse invece qualcuno che è proprio appassionato di tutte queste minuzie strategiche e tattiche avrà delle erezioni infinite o insomma l'equivalente femminile, fate voi. Come vedete sto parlando un po' alla maniera di Abercrombie per rendervi, anche per darvi un po' l'idea di che tipo di libro è questo. È un tipo di libro che assolutamente mi sento di consigliare, leggetelo se siete disposti appunto a infilarvi in questa cataratta di sangue e turpiloquio che è un'avventura estremamente tradizionale in un mondo leggermente diverso dal nostro medioevo e in cui i mostri ci sono e sono i nostri protagonisti e ne fanno di tutti i colori. Ecco, avete appena visto cosa succede quando il corriere ti suona il campanello e hai 2 cani per casa. Va bene, questo era tutto per oggi, recensione finita, a voi la lettura. Ciao!